Ciao e ben ritrovate. Oggi farò un nuovo video tutorial. Come vedete è una novità. Vi farò vedere come fare questi orecchini che sono fatti all'uncinetto. Come vedete sono abbastanza grandi. Il tutorial è per chi sa già fare l'uncinetto, quindi io spero che mi sono espressa bene con, insomma, con i termini della lavorazione all'uncinetto. Non mi rimane che lasciarvi al tutorial e al materiale che ci serve per fare l'orecchino. Il filo, io ho scelto cotone numero 8, insieme ho messo anche questo filo metallico dorato, ma per chi non ce l'ha può anche non metterlo, perché la lavorazione non cambia. Un cerchietto di filo memory che dovete tagliare in modo che il filo, le estremità del filo si sovrappone da 2-3 centimetri. Anellino e monachella e un uncinetto da 1 millimetro. Importante, il cotone utilizzato, il filo deve essere numero 8, perché se fosse più grosso il nostro orecchino sarebbe troppo grande per il cerchietto. Se invece fosse troppo fine sarebbe troppo piccolo e il cerchietto si stringe troppo. E vi lascio al tutorial. Abbiamo 8 catenelle, chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima, facciamo una catenella di 4 maglie e dobbiamo fare un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse tutte insieme, quindi una maglia doppia alta, la seconda maglia doppia, chiudiamo tutte e 3 insieme. Continuiamo con una catenina di 6 maglie, 3, 4, 5, 6, e facciamo un altro gruppo di maglie doppie alte chiuse insieme, una, due e 3, chiudiamo insieme e facciamo un'altra catenella di 6 maglie. 6. Procediamo a questo modo finché sul nostro cerchietto abbiamo 8 gruppi di 3 maglie doppie alte chiuse insieme, divise da una catenella di 6 maglie. Sto facendo l'ultimo gruppo di 3 maglie doppie alte, quindi sarebbe l'8º gruppo, quindi 1, 2, 3,
l'ultimo archetto di 6 maglie che abbiamo, che divide i gruppi di 3 maglie alte, lo facciamo in questo modo. Facciamo 3 maglie, 3 catenelle e una maglia alta, entrando con il nostro uncinetto nella maglia bassa che abbiamo in cima a questo gruppo di 3 maglie, che sarebbe il primo gruppo del giro, e facciamo la nostra maglia alta. In questo modo ci troviamo in mezzo all'archetto e proseguiamo con il nostro giro. Facciamo 9 catenelle e chiudiamo con una maglia bassa nel primo archetto che incontriamo. Rifacciamo 9 catenelle, 5, 6, 7, 8, 9, e chiudiamo con una maglia bassa nell'archetto che abbiamo subito dopo, e continuiamo così fino alla fine del nostro giro. Sto facendo l'ultimo archetto di 9 catenelle e l'ultimo lo faremo in questo modo: 3 catenelle e una maglia alta tripla, entrando con l'uncinetto nella maglia bassa che abbiamo alla base di questo archetto composto da 9 catenelle. Quindi facciamo la nostra maglia alta tripla e procediamo con il prossimo giro. 3 catenelle e dobbiamo fare un gruppo di 3 maglie alte chiuse tutte insieme, quindi 2, 3, chiudiamo insieme, 2 catenelle, procediamo con un secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso archetto, quindi 1, 2, 3, chiudiamo insieme, 2 catenelle e procediamo con un terzo gruppo di maglie alte chiuse insieme, 3, chiudiamo insieme, 4 catenelle e passiamo al secondo archetto con lo stesso lavoro, quindi 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, altre 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e un terzo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, 4 catenelle e passiamo al terzo archetto, e così via finché tutti i nostri archetti non siano completi. Sto completando l'ultimo arco del giro, secondo gruppo di 3 maglie alte chiuse tutte insieme, 2 catenelle, il terzo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme.
4 catenelle e chiudiamo nella maglia bassa che ha chiuso il primo gruppo di 3 maglie del giro, e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo mettere il nostro orecchino sul cerchietto metallico del filo memory. Iniziamo qualche centimetro, 4-5 centimetri prima da dove è tagliato, quindi da dove si sovrappongono le due estremità del filo memory, e continuiamo chiudendo il nostro lavoro sul cerchietto. Dobbiamo prendere anche il filo memory in questo modo. Entriamo con l'uncinetto nello spazio tra i due gruppi di maglie alte, entriamo anche nel cerchietto, prendiamo il nostro filo e chiudiamo a maglia bassa. In questo spazio più piccolo lo faremo per 3 volte, quindi 2, 3. Passiamo al prossimo spazio, nello stesso modo entriamo anche nel cerchietto del filo memory, quindi 1, 2, 3. Nello spazio più grande dobbiamo fare 5 maglie basse lavorando nello stesso modo, quindi 1, 2, 3, 4, 5. È un lavoro un po' noioso, però con un po' di pazienza andrà tutto bene, insomma si può lavorare bene. 1, 2, 3, passiamo al prossimo spazio, 2, 3. Quando arriviamo dove le parti si sovrappongono, dobbiamo prenderle tutte e due come se fosse una sola parte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Se il lavoro sembra più piccolo del cerchietto, non vi dovete preoccupare, perché nel momento in cui abbiamo chiuso tutto il lavoro intorno al cerchietto, questo sarà bello steso, quindi dovrebbe stare così. Sto facendo le ultime 5 maglie basse del giro per completare questa parte del lavoro. Per chiudere il giro entriamo nella prima maglia bassa e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo fare il bordino e lo faremo in questo modo: una maglia bassa, entriamo con l'uncinetto non nella prima maglia che incontriamo ma nella seconda, prendiamo il filo
e chiudiamo le 2 maglie che abbiamo. Saltiamo la maglia che troviamo subito dopo, entriamo nella prossima, riprendiamo il filo. Come vedete abbiamo 2 maglie, li chiudiamo. Questo giro lo lavoreremo da sinistra verso destra, saltando una maglia e prendendo la prossima. Il lavoro deve essere abbastanza largo per non stringere di più il nostro cerchietto. Prendiamo il filo, chiudiamo le 2 maglie, saltiamo una maglia, entriamo nella prossima, prendiamo il filo e chiudiamo le maglie. Procediamo così per tutto il giro fino alla fine del lavoro. Sto facendo l'ultima catenella del giro, chiudo, taglio il filo lasciandolo abbastanza lungo da poter lavorare con l'ago. Ho messo il mio filo nell'ago ed entro nel capietto che si è formato dell'ultima maglia e tiro il filo, giro l'orecchino sulla parte sul rovescio ed entro nelle maglie in modo che quando ho chiuso il mio lavoro, diciamo la giuntura dell'ultima catenella e la prima non si vede troppo. Come vedete si vede pochissimo, e procedo con il filo in modo da nasconderlo prima di tagliare. Tagliamo i fili in eccesso . Allarghiamo un po' le maglie sul filo memory in modo che il nostro lavoro stia dritto. Aggiungiamo l'anellino e nella monachella. Come vedete il nostro orecchino è finito. Gli orecchini sono pronti sul nero, io ne ho fatti un paio anche sul verde. Spero che il mio tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio per avermi seguita, alla prossima, ciao!